Si può migliorare l'estetica della mia e-bike? Eh sì, bisogna ammetterlo. Esteticamente la mia e-bike con il kit della Bafang non è il massimo e riguardando e rileggendo i commenti nei miei video è proprio questo aspetto dell'e-bike a convincere meno. È anche vero che in fuoristrada sotto sforzo nello sport l'estetica aiuta poco, ma soprattutto noi italiani il gusto del bello, del ben fatto lo abbiamo nel DNA. Arrivando al paradosso che spesso acquistiamo dei prodotti più per la loro bellezza e il loro design che non per la sostanza. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Si può dunque migliorare l'estetica della mia e-bike? Ho deciso di provarci con questo nuovo progetto, anche se la bellezza è sempre soggettiva. Ho fatto un po' di spesa per questo esperimento che mi darà la possibilità di cimentarmi e realizzare due cose che da tempo volevo fare. Uno, costruire un qualcosa per cercare di migliorare appunto l'estetica dell'e-bike. E due, provare a lavorare con le resine epossidiche. Mio fratello Dennis, disponibile come sempre, oltre a mettermi a disposizione la sua piccola officina, sarà fondamentale per questo progetto. L'idea è questa. Molti di noi che utilizziamo le e-bike abbiamo un passato o siamo ancora dei motociclisti e si sa, in moto estetica e aerodinamica contano molto, fondamentali per andare forte. Quindi vorrei provare a realizzare una sorta di semicarena, un puntale, così da rendere più uniforme la linea dell'e-bike, rendendo più omogenee e armonizzando le linee che portano alla batteria. Non credo ci sarà un beneficio aerodinamico, spero che ne guadagni l'estetica, ma soprattutto modellerò il mio primo prototipo. Per prima cosa dobbiamo costruire una struttura abbastanza rigida che faccia da scheletro e riferimento all'intero pezzo che andremo a costruire. Per non fare danni rivestiamo e proteggiamo tutto con della pellicola. Inseriamo la batteria e continuiamo con questa operazione. Ed ora posizioniamo e fissiamo bene lo scheletro del nostro pezzo. Con del cartone prepariamo delle spondine di contenimento che devono abbozzare la forma della nostra carena. Ed iniziamo a riempire il tutto con della schiuma espansa rapida. Fermiamo bene le spondine di cartone con del nastro al telaio della bicicletta, così che la schiuma espansa possa riempire tutti gli spazi. Questa prima importante fase è così terminata. Non ci resta che attendere che si asciughi. Passate circa 6 ore la schiuma espansa è ben indurita, quindi adesso togliamo il castello di cartone e iniziamo a sgrezzare e a modellare il nostro prototipo. Togliamo tutto e sono curioso di vedere cosa ne esce. In alcuni punti dobbiamo utilizzare anche un piccolo bisturi per liberare dal sigillante. Capite quanto sia importante proteggere bene il motore e tutte le parti della bicicletta quando si usa la schiuma espansa. Ed ora iniziamo a sgrezzare, a dare una prima forma al nostro prototipo. Ci creiamo anche delle dime per cercare di ottenere omogeneità soprattutto nelle curve. Questa non è che la base di partenza e dobbiamo cercare di definire meglio con del nastro carta i bordi e tutta la forma della struttura. Carteggiamo e rendiamo il più possibile liscio ed omogeneo tutto il nostro stampo.
Ed ora è il momento fondamentale. Procedo a mano libera a disegnare quello che sarà il profilo e il puntale della carena. Ed ecco che il prototipo prende forma. Il passaggio successivo è l'anima di tutto. Partiamo con la modellazione utilizzando della plastilina, che va scaldata tra le mani e poi applicata a piccoli pezzetti. Questa è la fase più creativa e artistica, se vogliamo. Prima riempiamo i buchi e realizziamo eventuali parti mancanti. Successivamente diamo forma e vita al nostro prototipo, con tutti i suoi particolari. La plastilina grigia inizia a dare l'idea di quello che dovrebbe essere il risultato. Una volta terminato di modellare il nostro pezzo, lo prepariamo per la fase successiva, quella più spettacolare, quella che darà vita al nostro pezzo unico. L'applicazione della resina epossidica per laminazione con tessuto biassiale in vetro resina. Se con la schiuma espansa era importante sigillare tutto, ora con la resina epossidica è indispensabile. Passiamo dell'alcool polivinilico in tutto il modello in plastilina per non far attaccare i fogli di vetro resina e agevolare così il successivo distacco. Nella preparazione della resina epossidica bisogna far bene attenzione ai dosaggi e alle temperature dell'ambiente. Mescolare bene così che le parti dei due componenti si attivino. Iniziamo a ricoprire e laminare il nostro stampo con un primo foglio di vetro resina sottile e con il pennello stendiamo bene la resina. Il foglio deve attaccarsi bene allo stampo e risultare ben inzuppato e privo di bolle d'aria. Alla stessa maniera stendiamo quindi un secondo foglio con una grammatura più spessa. Questo è un biassiale da 300 grammi. Bene, ora non ci resta che aspettare che si asciughi. Abbiamo lasciato indurire tutta la notte la vetroresina e adesso andiamo ad aprire tutto. E questo è un po' il momento della verità. Potremo finalmente prendere in mano, toccare il nostro pezzo unico, la carena puntale della mia e-bike, anche se ancora al grezzo. Togliere e staccare tutto non è semplicissimo, ma alla fine eccolo qua. Ora va svuotato di tutto, scheletro, residui di cartone, della plastilina all'interno e rifilato seguendo la sagoma. La vetroresina in verità non è ancora indurita del tutto, ma questo facilita il taglio del materiale in eccesso. Carteggiamo tutto e rendiamo il più possibile liscia ed omogenea la nostra carena. Nuova fase. Prepariamo una sorta di stucco, sempre con la resina epossidica, a cui aggiungiamo del silicio per renderla più solida e lavorabile. Con la spatola stendiamo lo stucco così da coprire eventuali buchi e imperfezioni e poi la tiriamo come fosse una carrozzeria di un'automobile. Quando lo stucco è indurito e asciutto, possiamo passare al carteggio e alla rifinitura del pezzo. E questo dovrebbe essere l'effetto finale. Ancora pellicola e rincerottiamo tutto. Useremo ancora la schiuma espansa rapida, questa volta direttamente dentro al nostro prototipo, così da ottenere un riempimento che faccia da spessore e dia maggiore robustezza a tutta la carena.
Un'altra notte di attesa e il giorno dopo possiamo nuovamente togliere tutto. Togliamo il materiale in eccesso, lo rifiliamo per poter inserire anche i ganci di chiusura. Faremo una chiusura con degli elastici passanti, un sistema semplice, economico ma molto funzionale. Stessa cosa anche per la chiusura inferiore, che però verrà affermata con una semplice spinetta. La nostra carena puntale, così levigata, carteggiata e con le sue chiusure, è ora pronta per la verniciatura. Ho fatto preparare degli adesivi per arricchire esteticamente un po' la carena, sottolineando le linee che dovrebbero snellire l'intera forma. E ovviamente un omaggio al canale YouTube e a tutti voi che mi seguite. E questo è il risultato finale. Non so se esteticamente l'e-bike ne ha guadagnato, a me piace. Dal punto di vista funzionale non credo ci sia alcun beneficio significativo in termini di aerodinamicità. Di sicuro può proteggere contro lo sporco e il fango che spesso si deposita proprio tra il telaio, il blocco motore e tutto il supporto della batteria. E inoltre con i suoi 170 grammi non va certo ad incidere sul peso dell'e-bike. Non so, un'idea potrebbe essere utilizzare la carena come spazio promozionale e pubblicitario, ad esempio per i noleggiatori di bike turistiche, ma largo alla vostra fantasia. Io sono molto soddisfatto, ho visto tutto il processo che porta dall'idea a realizzare il prototipo, il pezzo unico, creare qualcosa che prima non c'era. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo progetto e se volete alcuni chiarimenti o dettagli su alcuni passaggi scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere se magari anche voi avete qualche idea di qualcosa che vi piacerebbe realizzare con le resine eposiliche. Bene, per questa settimana è tutto, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e soprattutto se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale.